Milan, immagino che ci sia delusione, però avete fatto esattamente quello che il mister vi aveva chiesto, giocare una partita con coraggio, con determinazione, ci avete provato fino all'ultimo e anche il pubblico l'ha capito perché siete usciti tra gli applausi di San Siro. Sì, sì, oggi secondo me abbiamo fatto una buona gara anche di punto di vista tattico, punto di vista fisico. Eh, Abbiamo creato tante occasioni e purtroppo non siamo riusciti a fare più di un gol e poi contro squadre come Barcellona lo paghi se non fai gol. Però come hai detto bene tu che oggi abbiamo dato tutto, forse abbiamo meritato qualcosa in più, però purtroppo è finita così. Riccardo? Sì, ciao Milan. Sì, rimane in rammarico, però si può dire Milan questa sera, anche se diventa difficile, che rimane una grande prestazione. Secondo me dal punto di vista del carattere, non solo tatticamente ma anche caratterialmente siete in crescita e siete una squadra che all'inizio ha avuto un po' di problemi, ma piano piano siete diventati da un gruppo, siete diventati un team. Quindi rimane questa grande impressione di una squadra che indubbiamente cresce giorno dopo giorno, soprattutto in una competizione sicuramente difficile come quella della Champions League. Sì, sì, quello è molto importante, che non è che siamo solo una squadra in campo, però anche, soprattutto anche fuori dal campo siamo uniti e questo è molto importante. Giorno dopo giorno cerchiamo a migliorarsi. Quindi questa sconfitta non ci deve fermare, però bisogna andare davanti, ci sono ancora tante partite di giocare e possiamo fare tante cose insieme. E a proposito di partite da giocare, Milan poi domenica arriva un'altra gara fondamentale contro la Fiorentina a Firenze, occasione in più per allungare in classifica, con voi che siete primi in Serie A. Sì, sì, oggi ancora siamo dispiaciuti, però da domani già dobbiamo cominciare a pensare per la partita che ci aspetta domenica, che è una partita difficile, però bisogna andare a vincere assolutamente e rimanere primi in classifica. Eccoci qui Borca, sentivamo anche l'analisi del mister, ha detto non avete nulla da rimproverarvi perché ha fatto esattamente quello che vi aveva chiesto, avete dato tutto fino all'ultimo e anche il mister sottolineava poi l'abbraccio del pubblico che comunque vi ha applaudito a fine gara, segno che ha riconosciuto l'impegno e lo sforzo fino all'ultimo. Sì, è una cosa da riconoscere anche da noi, per loro, e ci hanno fatto stare lì fino alla fine. Peccato che non ci è mancato il gol perché occasioni le abbiamo avute per trovare questa qualificazione che credo che ci avevamo meritato. Riccardo, per Borca? Sì, ciao Borca. Ciao, buonasera. Certo, rimane in rammarico, però insomma, è stato fatto un lavoro straordinario. Io sono stato impressionato dalla prestazione e dal cuore che avete messo in campo e questa è una cosa che anche tutto il resto del pubblico ha apprezzato. Tecnicamente ti posso dire che dimmi se mi sbaglio, la difficoltà proprio a centrocampo, no, di creare superiorità numerica era dettata dal fatto che loro portavano alti anche gli esterni, quindi vi facevano abbassare i due quinti e tu, Vessino e Brozovic spesso e volentieri facevate fatica proprio perché vi trovavate sempre in inferiorità numerica. Questa è una delle difficoltà che avete un po' riscontrato nel centrocampo? Sì, sicuramente non avevamo preparato la partita contro il Barcellona 5 e non pensavamo che giocassero così, però vabbè, abbiamo giocato tante partite contro una difesa a 5, sapevamo bene cosa fare. Ovviamente avevamo difficoltà in quel palleggio nel centrocampo, dobbiamo dire anche che il campo è in condizione veramente male, non si può palleggiare così facile e tutto quello faceva diventare il gioco un po' più lento, un po' più difficoltoso nel centrocampo, però anche così avevamo facilità ad arrivare agli attaccanti che sono stati bravi a trovare delle occasioni. Borca, ti posso chiedere mentalmente la strada migliore e più breve per cercare poi di voltare pagina e rituffarsi in campionato, in questo caso contro la Fiorentina, tra l'altro tua ex squadra? Non è facile, ovviamente è stata una botta veramente dura quella di stasera, però ovviamente soprattutto sicuramente quelle più grandi, quelle con più esperienza devono reagire e far capire a tutti che questo non si ferma qui, che abbiamo tanto davanti da percorrere. Ora inizia un altro percorso in Europa League e abbiamo anche due gare importantissime prima della sosta, quindi dobbiamo essere subito rialzati e con coraggio di prenderci ancora tantissime cose che sono davanti.
Buonasera Cristiano, abbiamo sentito prima le parole di Skriniar, ovviamente c'è grande delusione, però è una partita in cui avete speso tanto, ci avete provato fino all'ultimo, forse c'è stato un po' di nervosismo nella ripresa perché questo gol non arrivava, ma davvero ci avete messo grinta e coraggio. È normale che c'è tanto dispiacere e noi abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo dato tutto, quindi penso che non abbiamo niente da recriminarci. Abbiamo tempo stanotte per pensare e stare male, ma domani è un altro giorno, abbiamo un campionato da portare avanti, domenica una trasferta che sarà sicuramente difficilissima e sappiamo che non dobbiamo fare l'errore di pensare per 2, 3, 4 giorni a questo che è successo. Siamo professionisti, è il nostro lavoro e le sconfitte fanno parte appunto del nostro lavoro, ma l'importante è rialzarsi subito e domenica dare una dimostrazione della maturità che abbiamo. Riccardo? Beh sì, certo, la maturità è importante, questa stasera secondo me l'avete dimostrata perché come diceva Skriniar rimane comunque una grandissima prestazione. Ma la mia domanda è questa: quali sono le difficoltà, soprattutto in Champions League, giocando da quinto esterno, di tenere la squadra un po' più alta? Cioè, è chiaro che il tuo è un ruolo sicuramente molto, molto difficile, molto impegnativo, perché nello scacchiere di Antonio Conti i due quinti devono fare le due fasi e comunque devono partecipare in maniera attiva alle due fasi. Però qual è la differenza tra la Champions League e il campionato? Cioè, nella Champions League dà l'impressione che si faccia un po' più fatica a salire, quindi diventate un 5-3-2, mentre in campionato spesso e volentieri l'Inter fa la partita dall'altra parte della metacampo. Intanto ciao Riccardo. Ciao. Ma sai, quelle poi sono valutazioni che quando vedremo il video, analizzeremo la partita, vediamo se potevamo fare meglio. Ma dalla parte mia, dal canto mio ti dico la verità, appena potevo, sia io che Danilo, cercavamo comunque di uscire alti e dare pressione alta. Quindi quando il baricentro del Barcellona era un po' più basso, che costruivano dal basso, noi, almeno io, penso che siamo usciti alti. E poi è normale che c'è molta qualità, quindi capita le volte che riescono a uscire dalla pressione, andare dalla parte opposta ed è inevitabile, come tu sai, che ci si abbassa. E dal momento in cui ci si abbassa, quindi si alza il loro baricentro, sì, è vero che fai l'uscita dal quinto sul terzino, però il terzino loro già è a 3/4 campo tuo, quindi sai, c'è anche la qualità degli avversari. Noi infatti, comunque la nostra filosofia di gioco è bene o male uguale al campionato, quindi di andare a prendere le squadre avversarie molto alte, con i quinti di andare a prendere i terzini avversari molto alti. Poi a volte riesci nella pressione a rubare palla, a volte ti fai dare il pallone perché sei bravo a fare la pressione e la buttano via, e altre volte è bravo il Barcellona, sono brave le altre squadre, salta la pressione e inevitabilmente devi ripiegare. Certo. Ciao Cristiano, intanto la sera chiaramente porta consiglio, quindi sicuramente poi vedrete anche la partita, analizzerete i vari errori, però bisogna subito tornare in campo, riscattarsi, l'occasione è presto fatta perché domenica si gioca a Firenze contro la Fiorentina, tua ex squadra, e per questo ti chiedo a cosa bisognerà fare più attenzione. Firenze è un campo difficilissimo, io ci ho giocato, è un campo che quando arrivano le grandi squadre l'ambiente si carica, già da tutta la settimana si carica l'ambiente, quindi di conseguenza si carica la squadra. Sono in un momento non felice e quindi sarà un motivo in più per loro per dare tutto e cercare di vincere la partita. Noi dal canto nostro, come dicevo prima, dobbiamo dimostrare la maturità di aver superato questa delusione e di pensare al campionato, che siamo primi in classifica e dobbiamo rimanerci.